Oggi parliamo di 10 incredibili curiosità che non conoscete sul nostro corpo. Spesso il nostro corpo ci invia dei segnali che noi diamo per scontati, ma in realtà non sappiamo quale sia il loro significato. Parliamo di memoria. Vi è capitato di dimenticare perché siete entrati in una stanza? Spesso la memoria gioca brutti scherzi. Uno studio francese a questo proposito ha messo in evidenza che la nostra mente percepisce le porte come confini e che riesce a salvare le decisioni prese fino al momento in cui si varca la soglia di una stanza. Ecco spiegato il perché, quando si ritorna indietro e si supera di nuovo la porta, è possibile ricordare nuovamente ciò che apparentemente sembriamo aver dimenticato. Parliamo di donne. Una donna vede più colori di un uomo. In termini di percezione di colori, le donne sembrerebbero avere una marcia in più rispetto agli uomini. Questo dipende dal fatto che le donne hanno 4 o 5 ricettori rispetto ai 3 degli uomini. Tutto ciò comporta il riuscire a distinguere maggiori sfumature e una gamma più ampia di tonalità. Insomma, c'è una base scientifica alle tante facezie del web che si leggono su questo conto. Ferite. Lo zucchero aiuta a guarire. Lo sapevate che lo zucchero aiuta le ferite a guarire prima? Si tratta di un rimedio davvero incredibile, perché in effetti lo zucchero riesce ad assorbire l'acqua di cui hanno bisogno i batteri per sopravvivere. In questo modo viene ridotto il dolore e vengono uccisi i batteri che rallentano la guarigione delle ferite stesse. Prima di vomitare ci si accorge di essere soggetti ad una salivazione più accentuata. Questo è uno stratagemma adottato dal nostro corpo per proteggere la gola, la bocca e i denti dalle sostanze acide contenute nello stomaco. Assieme alla forte nausea, dunque, un aumento della salivazione è un segnale spesso incontrovertibile del vomito imminente. Sapevate che la solitudine è fisicamente dolorosa? Il senso di solitudine viene percepito dal nostro cervello come dolore fisico. Studi sull'argomento hanno dimostrato che quando diventiamo consapevoli di essere soli, si attiva nel nostro cervello la stessa area deputata alla percezione del dolore fisico. Si chiama corteccia cingolata anteriore. Queste indicazioni sono importanti anche per poter trattare meglio la depressione. Perché tremiamo quando fa freddo? Sarà capitato a tutti di trovarsi in un locale poco riscaldato o magari di uscire di casa vestiti troppo leggeri e soffrire tanto il freddo da avvertire i brividi. In un attimo siamo scossi da tremiti improvvisi che cerchiamo magari di attenuare camminando, sfregando le mani, compiendo piccoli movimenti ripetuti per allontanare il gelo. Proprio il fatto che il movimento produce calore è alla base della reazione di tremito. Quando l'organismo rileva attraverso i ricettori della pelle che il clima è talmente freddo da mettere a rischio il mantenimento della temperatura corporea, avvia reazioni di contrazione muscolare ripetuta per produrre calore. Arriviamo così ad essere colti da tremori o battere di denti, reazioni tipicamente associate al disagio per le basse temperature. Vi siete mai chiesti quale sia il muscolo più forte del corpo? La risposta è la lingua, mentre l'osso più resistente è la mandibola. A proposito di ossa, si rinnovano completamente ogni 10 anni. Pensate che da bambini abbiamo quasi 100 ossa in più rispetto a quando siamo adulti. Ciò accade perché crescendo alcune ossa si saldono insieme formandone uno solo. Contrariamente alle credenze popolari, il sudore non ha un cattivo odore. L'odore è provocato dai batteri della pelle che si alimentano del sudore e quindi la causa del cattivo odore sono i residui liberati da questi batteri. Il naso è una delle parti del nostro corpo che continua a crescere nel corso della nostra esistenza. Lo stesso vale anche per le orecchie. Le dimensioni del nostro organo olfattivo rimangono uguali, tendono più che altro ad estendersi. Ci avete mai fatto caso? Molte persone anziane hanno il naso e le orecchie grandissime. Questo avviene perché non smettono mai di crescere. Lo sapevate che i nostri polmoni non hanno la stessa grandezza? Il polmone destro è più corto del polmone sinistro perché lascia dello spazio per il fegato. Il polmone sinistro invece è più stretto del destro per fare spazio al cuore. Una piccola curiosità:
Bere tè nero può aiutare a prevenire i danni ai polmoni causati dal fumo. Il tè, infatti, aiuta a prevenire l'ossidazione indotta dal fumo della sigaretta all'interno delle proteine dei polmoni, proteggendo così gli organi dall'enfisema.